Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono con la bellissima e giovane Nadia e per lei ho realizzato un make-up che è adatto a questo periodo di feste. È un trucco luminoso pieno di luce e soprattutto di riflessi dorati. Spero vi piacerà. Sono partita dalla skincare e ho steso sul viso una delle creme Clinique che sto testando ultimamente. È un gel fresco e rende la pelle idratata senza appesantirla. Invece come contorno occhi ho picchiettato l'Hydro Boost di Neutrogena. Subito dopo ho steso con un pennello il Prep più Prime di MAC. E anche sulle labbra ho applicato il Lip Primer sempre di MAC, così le labbra sono perfettamente levigate. Il fondotinta che ho scelto è il Face Body di MAC e l'ho lavorato sul viso sempre con lo stesso pennello. E con questo fondo l'effetto finale sarà di una pelle naturale e quasi senza trucco. E l'ho steso anche sulla palpebra mobile come base. Per correggere sotto l'occhio ed illuminare il viso ho usato il Touche Éclat di Saint Laurent nella tonalità numero 2, perché anche questo è un prodotto dal finish molto sottile, quindi non risulterà più coprente o più pesante del fondotinta. E l'ho lavorato con un pennello piccolo. Ho fissato con la True Match Mineral Powder di L'Oreal, che è una cipria che volevo provare da tempo, ed è stato un acquisto azzeccato perché la grana è molto sottile e quindi sparisce facilmente. Ho semplicemente spazzolato le sopracciglia e le ho fissate con il Brown Styling Gel di Rimmel London. Però non ho ancora capito se mi piace perché perde troppo colore mentre viene applicato. Per il trucco occhi sono partita creando una base luminosa con l'ombretto in crema Infallible Eye Paint di L'Oreal. Il colore è il 205, uno champagne perlato. L'ho steso prima con il dito, poi l'ho sfumato con il pennello e l'ho applicato anche sulla rima cigliare inferiore. Con lo Shimmery Skin Perfector di Becca nella tonalità Topaz ho creato l'ombra nell'incavo dell'occhio e infatti per questo trucco io non ho usato ombretti ma ho usato soltanto alcuni tra i miei illuminanti preferiti. E poi con un pennello l'ho steso anche sulla rima cigliare inferiore. Per aprire lo sguardo ho applicato all'interno dell'occhio il gel eyeliner colore nude della collezione di Gigi Hadid per Maybelline. Con il colore dorato della paletta di illuminanti della collezione Dior Backstage numero 1 ho illuminato tutta la palpebra mobile. E l'ho sfumato anche nella palpebra inferiore. Per creare tridimensionalità, sempre al centro della palpebra ho applicato invece il colore bianco e ho illuminato anche l'interno dell'occhio e l'arcata sopraccigliare. Sulle ciglia sia superiori che inferiori ho usato il False Lash Telescopic di L'Oreal. Per creare ombre sul viso ho usato uno dei bronzing powder della collezione JLo per Inglot, che è il Boogie Down Bronze, che è un colore medio dal sottotono caldo. E l'ho usato anche per creare un contouring sul naso. Con la palette Unfiltered 2 di NARS ho dato colore alle guance. Sempre con la Dior Backstage ho illuminato gli zigomi, il naso e l'arco di Cupido ed è un prodotto eccezionale perché se si mischiano i colori tra di loro si ottiene un gioco di luce molto elegante senza dare quell'effetto però catarifrangente. Per le labbra ho scelto la matita Soft Precision numero 68 di Inglot ed è molto simile al colore delle labbra di Nadia, quindi l'ho usata solo per dare un effetto perlato. Poi ho steso il lip gloss di L'Oreal Disco Ball 210, che è un colore dorato poco coprente, quindi mantengo il colore rosa delle labbra e aggiungo solamente dei riflessi dorati freddi. Fisso tutto con il Fixer Coconut di MAC e Nadia è pronta. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice all'insù e lasciate pure un commento.
E non dimenticatevi di attivare la campanella se volete essere aggiornati. Ci vediamo l'anno prossimo con un nuovo trucco!